Ciao, sono Tony Rubino di Pizza Italian Academy, istruttore pizzaiolo. Adesso vi presento la mia pizza senza glutine. Ho fatto una miscela di Biagut, farina Biagut e 100 g di farina grano saraceno. Per chi vuole fare poco, a uso domestico, occorre magari un 500 g di farina. Per chi ha pizzeria, attività, è pizzaiolo professionista, fa delle quantità maggiori usando sempre le percentualità predisposte alle mie ricette. Allora, sono due pizze, diciamo che con questa quantità, con questa mia ricetta otteniamo noi precisamente due pizze. Abbiamo messo 3 g di lievito, 500 g di farina, 500 g di acqua e 15 g di sale. Vi faccio vedere precisamente il procedimento come viene fatto. Versiamo 500 g di acqua nella ciotola, aggiungiamo sciogliendo il lievito nell'acqua in questo modo e poi aggiungiamo man mano un po' di farina. Mescoliamo, facciamo assorbire bene la nostra farina perfettamente. Mettiamo i nostri 15 g di sale marino, e la rimanenza della farina. Vi ricordo sempre che questa pizza deve essere molto attenzionata, soprattutto nel discorso della manipolazione. Dobbiamo cercare in tutti i modi di avere le mani ben umidite di farina, perché è molto facile da attaccarsi. A questo punto versiamo sul banco di lavoro il nostro composto e ci aiutiamo con la nostra farina di grano di saraceno. Vedete un po' che è come una pasta di sabbia, in questo modo vi accompagnate, cercate di non farla attaccare alle dita. Io ho messo 3 g di lievito per ottenere una lievitazione breve al nostro impasto. Voi solitamente potete fare anche mettendo 1,5 g, 2 grammi, e bloccare subito l'impasto nel frigo, temperatura controllata per 24 ore e poi fare il prodotto. Questa dose che vi ho fatto vedere sono precisamente 2 panetti. I panetti vengono fatti, e vi consiglio farle non di sotto di 300 grammi, perché non è una pizza normale che ha maggiore elasticità nel discorso di manipolazione. Questa vedete un po' come viene lavorata. Ecco qui, perfetto. Passiamo allo staglio. Aiutatevi sempre con la farina, come ho già detto, perché è molto importante. Ok, andiamo a mettere i nostri 2 panetti in un contenitore chiuso abbastanza bene per non fare passare aria, e li mettiamo a temperatura ambiente per circa
4-5 ore. Al raddoppio ci accorgeremo che già il panetto è pronto e possiamo stendere la nostra pizza. Ragazzi, ricordiamo la quantità della nostra ricetta per uso casalinga. Attenzione, io ho fatto 500 g di farina Biagut, 400 di Biagut e 100 g di grano saraceno, ho fatto 15 g di sale e 3 g di lievito e ho usato una lievitazione breve, diciamo, per chi vuole fare un 4-5 ore. Per chi è professionista e lavora nelle pizzerie ed ha attività commerciali che svolge questo nostro lavoro, ovviamente le quantità cambiano. Io vi consiglio di fare un 2 kg di 2 litri di acqua, 2 kg e 400 g di farina Biagut, oppure miscelarla in questo caso come ho fatto io, aggiungendo il raddoppio del sale, facendo i calcoli, rapportando il sale per la mia quantità che ho fatto adesso e fare assorbire bene il composto per come ho dimostrato adesso, perché ovviamente per chi è professionista 2 pizze non bastano, quindi bisogna fare più pizze, più panetti. A questo punto volevo ricordare anche una cosa che è molto importante: lavorare senza glutine non è semplice, perché è molto ci tiene a correndo, è molta responsabilità per quanto riguarda questo prodotto, di trattare i banchi di lavoro ben pulite, disinfettate, con massima cautela. Non bisogna essere contaminazione di farina o corpi estranei, accorgimento quando fate melanzane fritte o altre cose frittura, di fare friggere dove l'olio è pulito e non è stato trattato di altre sostanze dove può contenere glutine. Noi nel nostro laboratorio appunto facciamo tutto il senza glutine in questo reparto, perché ci permette di farlo, che è escluso al mio posto banco di lavoro della pizzeria, quindi in norma di legge siamo a posto. Vi spiego questi miei 2 procedimenti, che è un consiglio che do magari per chi lavora professionalmente con questo prodotto. Dopo aver fatto, diciamo, lo staglio dei panetti, ho spiegato prima che mettevo nel contenitore, lo lasciavo a temperatura ambiente, al raddoppio lo andavo a lavorare. Ci sono un altro passaggio, un altro procedimento che è molto importante per chi consiglio, per chi ha attività e chi lo fa in modo professionale. Vengono fatti i panetti allargati, stesi in carta alluminio e lasciati a temperatura ambiente per aspettare il raddoppio del volume. Poi si va a battere in un congelatore, che rimangono anche 24-36 ore, vengono congelati il prodotto e al momento in cui la sera si va a iniziare a lavorare in pizzeria, si escono quei 5-6 dischi già che noi abbiamo preparato e li lasciamo a temperatura ambiente, in modo tale che quando vengono clienti a ordinare la pizza noi non dobbiamo stendere il panetto, o magari non abbiamo tempo, o magari siamo di corsa, quello e quell'altro. Noi abbiamo già il disco pronto che andiamo a condire e andiamo subito all'infornata. Quindi sono 2 passaggi che voi precisamente, credo che sono stato chiaro, 2 passaggi che voi potete scegliere in base al tipo di lavoro che fate. Vi consiglio, se siete a casa, siete rilassati, di fare questo primo procedimento, aspettare il raddoppio ad andare a infornare la pizza. Per chi è professionista e lavora nelle pizzerie, come ho insegnato a molti ragazzi che hanno svolto il corso con me, fare il disco, stesura, mettere su carta alluminio e andare a battere il prodotto, lasciarlo in congelatore. Quando si va a lavorare si escono quei 4, 5, 6 dischi in base alle pizze che quotidianamente si fanno. Si va solamente alla farcitura e all'infornata. Adesso noi andiamo a formare la nostra pizza per andarla ad infornare. Ovviamente con il primo procedimento, non andando a congelare il nostro prodotto, state molto attenti, viene solitamente facile a dare qualche bordo in più alla nostra pizza, al cornicione e tutto. Ecco qui. Invece quando andiamo a congelare il nostro prodotto e lo allarghiamo in carta alluminio, ovviamente non abbiamo il massimo del nostro cornicione, della nostra perfezione, diciamo, in quanto questo qui
molto probabilmente è più predisposto a darci un senso di cura in più sulla pizza, ma in questo caso abbiamo una pratica maggiore e una velocità diversa dal primo procedimento. Andiamo a condire la pizza senza glutine con il procedimento che vi ho fatto vedere prima, congelato. Ovviamente, ripeto a dire, abbiamo due prodotti diversi, uno battuto, congelato, e uno stesso fresco. Ecco qui. Questo è quello fresco, che è raddoppio del volume. Stiamo per infornare. Ecco qua, pomodoro, mettiamo un po' di mozzarella dopo, a metà cottura. Inforniamo con la prima, partiamo con la prima pizza meno glutine. Ecco qua. Vi ricordo di mettere un filo d'olio nei bordi, nel cornicione, per avere un colore diverso, aiutare la cottura. Ecco qui. Inforniamo a 350 gradi, 370, per avere una discreta e ottima cottura, diciamo, sul nostro prodotto. Adesso andiamo a condire l'altra pizza, condiamo l'altra pizza meno glutine con il grano saraceno, lievitazione breve. Ecco qui. Passiamo l'infornata anche di questa. Ecco qua. E aspettiamo la cottura. Ecco qui ragazzi, questa è la prima pizza margherita senza glutine. Andiamo a mettere un po' di basilico. Ecco qui. Ricordiamo, questo è il secondo procedimento che vi ho fatto vedere, con l'impasto battuto del congelatore dopo averlo stagliato e steso e infornato a richiesta del cliente. Quando nel forno abbiamo l'impasto a lievitazione breve con il secondo procedimento che vi ho fatto vedere, che è in cottura. Altro un minuto e mezzo mostrerò anche quest'altra pizza. Ecco qui, questo è l'impasto di lievitazione breve con la percentuale di farina saraceno, sempre senza glutine. Come vi ricordavo prima, ho fatto 400 g di biagut e 100 g di farina di saraceno. Andiamo a mettere qua nella nostra margherita un bel po' di ricotta salata. Ecco qui. E vediamo la differenza delle due pizze. Ragazzi, allora, questa è biagut impastata con farina tutta biagut, lasciata a temperatura ambiente e poi messo dopo la stesura nel congelatore, infornata a richiesta del cliente. Questa è una farina biagut commiscelata con farina di grano di saraceno, breve lievitazione e infornata a temperatura ambiente. Vediamo che questa è più scura, logicamente c'è il nostro grano di saraceno che si fa sentire, ed è anche un po' più spessa perché infornandola a temperatura ambiente abbiamo una spinta in più per quanto riguarda il nostro cornicione, mentre questa qua è una pizza più classica, più sottile, ma gustosissima lo stesso. Ciao a tutti, buone pizze a tutti quanti, da Siracusa un abbraccio.